soggetto, e lì capisci la differenza appunto sempre tra il desiderio e il bisogno, no? C'è questo limite che bisogna, non dico che bisogna ritornare alla figura, quindi l'artista che sa fare la figura è più bravo dell'artista che non la sa fare, no? Come Pollock. No... Però c'è necessità dietro un pensiero. C'è Poi l'idea quando... anche, no? Come? C'è l'idea, C'è l'idea, lo distingue, lo fa essere non un oggetto, ma... Beh, assolutamente, cioè, è necessario. Però devo dire che quell'amico tuo ha detto una cosa giusta, più che bello, se l'arte poi ti scuote, certo. allora forse ha avuto la sua ragione. Se l'arte passa, no? Allora vuol dire che non ha niente, cioè non ha il messaggio da lasciare. E a questo libro voglio dire questo, cioè l'architettura è arte, come lo è la musica, come lo è qualsiasi forma, come anche la poesia, assolutamente. Infatti io quello che cerco nei miei edifici è quello di lasciare poesia. La poesia perché? Perché la poesia, poeticare è l'origine delle cose, l'origine delle parole, l'origine dei sensi, e quel senso universale poi, no? Che tutto collega, tutto, no? Quell'immediato, no? Quell'immediato. Certo, che è immediato, che collega, che capisci che è tutto collegato, che colpisce, che è tutto collegato, poi alla fine lo è. A proposito dell'idea, no? In questo libro io invento una storiella che è quella su Mozart, no? A un certo punto nella cucina di Mozart cascano i piatti e Mozart dice ah, dissonanza, e da allora nasce la dissonanza che fa parte poi della sua musica, giusto? Che era sua, solo sua, ok? Poi da ripresa, Infatti dici, ho inventato una storiella, scusa, te la sei proprio inventata. Se me la sei inventata. Si ruppe un piatto nella sua cucina, facendo un rumore di un baccano terribile. I servitori ebbero un sussulto e Mozart disse, ah, dissonanza, disse Mozart. E da allora la dissonanza probabilmente... Oddio, Mozart dissonanza ne faceva poche in verità, però bellissimo. E non so, vogliamo leggere un pezzo adesso? Volentieri,